Salve, milord. Che c'è? Sono qui per la lezione di Galateo. Ah, ma chi se ne frega? Come chi se ne frega? Lei ha bisogno di un po' di educazione. Deve imparare le buone maniere, visto il ruolo che ricopre nella nostra società. Me ne frego delle buone maniere, me ne frego del ruolo, me ne frego di tutti, ok? Me ne frego. Me ne frego, dice. Quindi vuole rimanere una persona rozza, ignorante e volgare. Bene. Va bene. Me ne frego. Me ne frego. Chi se ne frega? Bene. Bene. Me ne vado. Me ne vado, eh. Nel video di oggi parliamo di un altro verbo pronominale molto importante in italiano. È un verbo che nell'italiano colloquiale usiamo molto spesso. E il verbo è fregarsene. Precisamente fregarsene di qualcosa o di qualcuno. Come ho già anticipato, è un verbo usato nell'italiano colloquiale, quindi nell'italiano parlato. E fregarsene di qualcosa o di qualcuno significa non avere interesse per qualcosa o per qualcuno. Essere indifferente verso qualcosa o verso qualcuno. Quindi non avere interesse per quella cosa o per quella persona. Il verbo fregarsene è formato dal verbo fregare, il pronome si e il pronome ne. Ma come si coniuga il verbo fregarsene? Ci sono due pronomi e dove li mettiamo? In prima posizione mettiamo la particella si, che però è declinata in base alla persona, quindi io me, tu te, lui se e così via. In seconda posizione il pronome ne, che è sempre invariato, e poi il verbo fregare, coniugato al tempo di riferimento. Al presente, per esempio, è io me ne frego, tu te ne freghi, lui, lei se ne frega, noi ce ne freghiamo, voi ve ne fregate, loro se ne fregano. Quindi, prima la particella si che cambia in base alla persona, poi la particella ne che è invariata e il verbo fregare coniugato. E al passato prossimo, per esempio? Come tutti i verbi pronominali che includono si, l'ausiliare è essere, quindi usiamo l'ausiliare essere per il passato prossimo del verbo fregarsene. L'ordine dei pronomi è identico, cambia il verbo che è coniugato al passato prossimo. Io me ne sono fregato di questo, o fregata se sono una donna, perché con l'ausiliare essere il verbo accorda con il genere. Tu te ne sei fregato, lui se ne è fregato o lei se ne è fregata. Noi ce ne siamo fregati, voi ve ne siete fregati e loro se ne sono fregati. O fregate, se sono tutte donne. Quindi in questo caso le particelle si e ne rimangono nella stessa posizione, ne è invariato, viene semplicemente coniugato il verbo fregare al passato prossimo. E sarà così anche al futuro, al condizionale. Io me ne fregherò. Tu te ne fregheresti, al condizionale, per esempio. Quindi viene coniugato il verbo fregare al tempo di riferimento. Vediamo degli esempi insieme, però. Me ne frego di quello che pensi. Io faccio quello che voglio. Me ne frego di quello che pensi. Significa per me non è importante quello che pensi. Non mi interessa quello che pensi. Io faccio quello che voglio. I ragazzi se ne fregano di quello che dice l'insegnante. Significa che i ragazzi non considerano quello che dice l'insegnante. Ai ragazzi non interessa quello che dice l'insegnante. Loro se ne fregano. All'interno di una conversazione in italiano puoi sentire anche la frase chi se ne frega. Chi se ne frega significa e chi se ne importa? A chi interessa? Per esempio, i vicini di casa sono andati in vacanza. E chi se ne frega? A chi interessa? A nessuno. Ti potrebbe capitare di sentire anche una domanda del tipo cosa te ne frega? Per esempio, dove stai andando? E cosa te ne frega?
significa che cosa ti interessa? Perché ti interessa dove sto andando? Cosa te ne frega? Ok? Quindi il verbo fregarsene significa non prendere in considerazione, non avere interesse per qualcosa. Prova a scrivere degli esempi con il verbo fregarsene. Puoi scrivere al presente, al futuro, al passato prossimo, come vuoi. È importante mettere prima la particella si, poi la particella ne e il verbo fregare coniugato al tempo che vuoi usare, ok? Ti leggo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.